Ma tu avevi detto che Pirer Mobility KTM non avrebbe mai potuto vendere MV Agusta, mentre oggi abbiamo avuto notizia della vendita del 50,1% delle azioni e infatti non è KTM a vendere MV Agusta, ma direttamente il curatore fallimentare che in un modo abbastanza insolito mette pubblicamente e con moltissima fretta in vendita la maggioranza delle quote della società. Questo succede perché MV Agusta è tossica e scoprirete perché, ma KTM è messa ancora peggio. Entrambe potrebbero essere messe in vendita a €1 ciascuna e va già bene. Volete i dettagli? Eccoli, io ve li do. Ciao da Mr. Helmet, due situazioni bruttissime, si sapeva, però no così brutte no. In questo video vi spiego perché MV Agusta e KTM potrebbero essere vendute a €1 o poco più e va già bene perché in realtà nella situazione in cui sono bisognerebbe anche pagare per darle via. Sembra terribile, ma vedrete che la cosa è già una vittoria. Allora, questo video, io ve lo dico, guardate in che condizioni sono, lo registro di notte, perché ero alla guida, sono arrivate tante notizie nel tardo pomeriggio e quindi sento di poterlo fare, mi permetto di farvi un discorsetto e di presentarvi un amico. Oh ragazzi, privacy e sicurezza sono le cose più importanti quando navigate. Wifi pubblici in viaggio, ad esempio, non sono esattamente le connessioni più sicure. Con NordVPN state più tranquilli, oppure vi mandano un messaggino, un SMS, un messaggino su WhatsApp con un link e poi è facile cascare in trappola perché ormai le truffe sono molto avanzate e noi abbiamo sempre tutti fretta e mille cose da fare, poi la curiosità fa il resto. Non cliccate mai niente, mi raccomando, fate i furbi, ma sappiate che nel caso NordVPN ha anche una funzione che vi protegge da questi siti pericolosi e dai malware che per sbaglio potreste scaricare e poi tutela la vostra privacy con una connessione veloce grazie a 7.000 circa server e sono in crescita e la possibilità di geolocalizzarvi in 111 paesi. Funziona su 10 dispositivi, come ha detto il jingle, e quindi vi copre in qualunque modo navighiate. Andate su nordvpn.com/Mr. Helmet, scoprite l'offerta e poi alla fine vi prendete tutto questo e soprattutto supportate il vostro youtuber notturno. Adesso andiamo ai fatti e parliamo di MV Agusta, ok? Non ci sono molte immagini qui, perché il contenuto è semplice. Il curatore fallimentare ha messo in vendita il 50,1%, cioè il 51, dai, di MV, così di botto, senza senso. Comunicazione degli amministratori fallimentari, Repubblica Austriaca, così, boom, Società Italia a Varese, come si vende un casale, ok? Va bene, è una cosa stranissima. Come vi avevo anticipato già in un altro video, la famiglia Sardarov domani nella riunione dei creditori, la prima delle riunioni dei creditori, farà un'offerta molto probabile di €1 o poco più, insomma un'offerta simbolica per prendersi il 50,1% di MV così com'è, da ristrutturare come un casale in campagna. Metterà insieme così il 100% delle quote, perché ha già il 49,9, darà una sistemata alla cosa e poi si vedrà. Ok, perché insomma la famiglia Sardarov, l'abbiamo detto, ci ha rimesso abbastanza in questi anni. Era arrivato il momento di riprendere dei soldi, ma non ha ricevuto quasi niente da KTM, se non fastidi. Allora uno dice, vabbè, ma come solo €1, un'azienda come MV? Allora ricordate che MV ha i magazzini vuoti, ha circa 3.000 moto da riprendere indietro dall'Austria e poi abbiamo parlato tante volte di come ci siano arrivate e perché abbiamo fatto anche delle ipotesi e fra l'altro sono 3.000 motociclette che devono essere immatricolate entro il 31 dicembre perché dopo c'è l'omologazione nuova e quindi sono quasi un problema. E poi soprattutto la famiglia Sardarov, il nuovo acquirente di MV Agusta deve rimettere insieme tutte quelle cose che KTM si era portata via o che aveva snaturato, quello che avevo spiegato negli altri video, cioè dall'azienda che gestisce i fornitori, la sede quella all'estero, per non parlare del discorso dei ricambi, il magazzino,
insomma, per non parlare poi anche del fatto che l'azienda non ha più nemmeno i soldi e deve pagare gli operai ed è già diciamo così, in patto di solidarietà che durerà per tutto l'anno, e poi ha il fermo produttivo, è senza moto e senza soldi, deve venderle ma non le ha, è tutta una serie di veramente di casini che metterebbero alla prova la volontà di qualunque acquirente, anche il più innamorato, no? E allora perché il curatore fallimentare soprattutto dovrebbe accettare un'offerta così? Non vi bastano queste motivazioni, ce n'è un'altra, perché la famiglia Sardarov potrebbe intentare verso KTM, che è la proprietaria di MV Agusta, no? Una causa da centinaia di milioni, dato che devi avere ancora tutti i soldi delle royalties, delle vendite, dei patti che avevano concordato, delle attività, tutti i vari accordi commerciali che avevano accettato quando avevano accettato appunto di far entrare KTM nelle quote azionarie, e poi KTM aveva scalato un po' alla volta. Tutti accordi che non sono stati rispettati. Quindi il curatore fallimentare cosa deve fare? Ha capito che KTM, con una causa in corso sulle spalle, per via di MV e della famiglia Sardarov, sarebbe ancora meno vendibile, e quindi cercherà di convincere i creditori a dar via MV Agusta per una cifra simbolica, pur di non avere non i soldi da prendere, ma pur di non dover pagare dei soldi. Quindi MV Agusta si rivela anche un problema finanziario aggiuntivo, perché non ci puoi ricavare niente, ma anzi rischia di farti spendere altre centinaia di milioni, perché quelli sono i numeri, ok? Quindi hai già un debito KTM, ci manca solo che debba pagare delle multe o delle cause, dei risarcimenti per via di MV e la famiglia Sardaro, sarebbe il colmo. Quindi quello che poi farebbe nel caso l'acquisiste la famiglia Sardaro con MV dopo averla presa è tutto da capire, però plausibilmente credo che vorrà rimetterla insieme, cercare di sistemare la bella e meglio e poi rientrare dei soldi spesi che negli anni, che sono centinaia di milioni, magari poi vendendola a cinesi o indiani o un fondo, quello che sarà, sarà. Però questo è un discorso di cui parleremo più avanti, ok? Ma almeno non sarà più spezzettata e sarà salvata dall'incubo peggiore, che è quello di essere trascinata nell'annullamento, nell'annientamento insieme a Pirer Mobility e KTM, ok? Allora, adesso tenetevi forte, perché anche KTM potrebbe essere venduta ad €1. Però prima devo fare una piccola reaction, ok? Ne ho visti tanti di video di concessionari arrabbiati che vogliono cambiare un po' la realtà. Questo è uno dei più aggressivi. Gli faccio anche pubblicità, guardate. Questione KTM è fallita? Sì, ce l'ho con te che stai continuando e continui sempre a martellare. Mi sa che ce l'ha con me, ma la situazione è che KTM è fallita, caro amico concessionario Davide. Questo è, non è che ci possiamo inventare delle cose che non sono. KTM è fallita, è morta, è defunta, addio, motociclette di merda. Allora, è morta, defunta, addio, morta, fallita, sì, defunta, boh, forse, addio, speriamo di no, moto di merda l'hai detto tu, ma soprattutto lo decide il mercato come fa le moto KTM, comprandole o non comprandole, ok? Scusate del termine, scusatemi, Sì. però sono veramente stanco di sentire queste cose. Anche io sono stanco di sentire queste cose da parte di chi invece, visto che le motociclette le vende, dovrebbe essere trasparente con il cliente, perché dovrebbe spiegargli qual è la situazione. Sì, abbiamo le moto in offerta perché sono rimaste sul groppone, l'azienda è in difficoltà, però noi siamo un concessionario serio, abbiamo un'officina, vi supportiamo, stateci vicino, no smentire quello che è ormai evidente a tutti. È evidente a me da giugno. Voi a giugno mi prendevate in giro e adesso continuate a fare i negazionisti, perché non potete dire che non è vero che MV è distrutta, che KTM è distrutta. Vabbè, anche MV. Anche perché alle spalle di un'azienda come KTM ci sono tante famiglie, tanti concessionari che vivono. E a dimostrarvi che KTM è viva, c'è e produce. Allora, tante famiglie, tanti concessionari, però non te la devi prendere con chi dà le notizie, prenditela con chi l'ha messa in questa situazione. Di sicuro non sono stati quelli che hanno raccontato e che martellano, come dici tu, caro Davide. Siamo qui con una Adventure 890 R Model Year 2025. Ovviamente lavorate qui da Twins, in via Nuova Poggioreale 154, in Ti faccio fare anche la pubblicità, guarda, via Nuovo Poggioreale. pronta consegna, però nella sola, ne sono arrivate anche altre.
Immagino che ne sono arrivate altre. Ce ne sono 180.000 da smaltire. Quindi è chiaro che le moto ci sono, ma non vuol dire niente. Ci sono, ce ne sono anche troppe e sono in offerta perché non le vendono e le dovete immatricolare. Se restate sintonizzati su Twins, su KTM Napoli, in via Nuova Poggioreale 154, ne saprete ancora di più. Vi ricordo che ve la potete portare a casa anche con la nostra formula a 199 euro al mese. Lo credo. Completa di furto, incendio. Sì, ce l'ho con te che stai continuando e continui sempre. La consegna, però non è la sola, ne sono arrivate anche altre. Se restate sintonizzati su Twins, su KTM Napoli, in via Nuova Poggioreale 154, ne saprete ancora di più. Vi ricordo che ve la potete portare a casa anche con la nostra formula a 199 euro al mese. Completa di furto, incendio, almeno per 12 mesi, anche la rapina. E poi fra 3 anni, se volete riportarcela in permuta, siamo ben lieti di ritirarla. Magari decidete di passare a una 1290, anzi a una 1390, perché sta arrivando anche quella. Allora, fra 3 anni è giusto, perché di questo passo rischiamo di non vederla la 1390, visto che da gennaio per qualche mese ci sarà il fermo produttivo, in più stanno licenziando a centinaia in KTM, quindi sì, 3 anni potrebbe essere il periodo giusto per poter avere fra le mani una 1390, sempre dal concessionario Davide. Twins, via Nuova Poggioreale 154, KTM Napoli c'è, esiste, KTM c'è. KTM c'è, ce ne sono così tante che sono 180.000. Diversamente da quello che dice questo signore e questo video, KTM Pirer Mobility è veramente fallita. E infatti lo dimostra il fatto che ai concessionari è stato chiesto di mandare i soldi ad una new Pirer Mobility. Quindi questo concessionario lo dovrebbe sapere e quindi o non aveva aperto le mail recentemente oppure le ha aperte e fa finta di nulla. Lo dimostra appunto che mandano i soldi ad una nuova società, quindi vuol dire che la Pirer Mobility non c'è più, ha fatto il botto, ok? Quindi io capisco tutto, capisco voler vendere le moto, però la trasparenza sarebbe la scelta migliore. Allora, dicevamo 3 miliardi di debito, fra lo stralcio, il magazzino e tutto il resto potrebbero diventare 4, 500, 600 milioni. Ricordate che sono già tantissimi, perché Ducati fu venduta a 800 milioni, 900 milioni, una roba così, però Ducati non era in queste condizioni ed era Ducati. Bajaj, ho scoperto che finalmente come si pronuncia gli indiani, potrebbe pagare 1 euro per KTM e poi pagare, comoderate, non lo so, il debito di 4, 500, 600 milioni, quello che sarebbe. Sommerebbe poi quello che già ha a livello di percentuale di quote di KTM e quello che va a comprare e via, che c'è il 100%. L'altra opzione è che Citigroup starebbe cercando investitori, ma non è chiaro, insomma, chi potrebbe farsi carico di una situazione del genere così drastica, così complicata. Un investitore unico sarebbe più facile, metterne d'accordo 4-5 sarebbe più complesso e poi soprattutto con quali tempi una cosa del genere. Quindi in tutto questo ci sono da capire 2 cose. La prima è quella che ci interessa un po' di più, cioè cosa succederà alle corse. E la seconda è quello che succederà a Stefan Pier. Allora, per quanto riguarda le corse, si dicono tutti tranquilli, io così tranquillo non sono, però magari si troverà un accomodamento, si farà un paio d'anni in tono minore, supportati da qualche sponsor, che ne so, magari Red Bull un po', anche se io veramente non capisco come si possa portare a casa una cosa così. Per quanto riguarda Pirer, pare che sia nei casini, perché l'autorità per i mercati finanziari austriaca ha avviato un'indagine sul suo operato per verificare appunto se Pirer Mobility, che è una società quotata in borsa, abbia operato correttamente in termini di trasparenza, soprattutto nel periodo da maggio a novembre, quando sono state modificate le previsioni dell'azienda e quando è stato poi modificato anche l'assetto societario dal punto di vista del consiglio di amministrazione. Il tutto mentre Pirer Mobility acquisiva varie società e le metteva nei guai, tipo Rosenbauer, quelle dei camion dei pompieri, ma poi anche altre aziende dell'indotto, ricambi, accessori e cose simili. 3 aziende quando era già rovinata. Ok, le società quotate, ve lo spiego, ma lo sapete già, ormai siete diventati tutti esperti di finanza, devono pubblicare immediatamente tutte le informazioni privilegiate in modo che siano tutti disponibili a tutti i partecipanti di shareholder, insomma, del mercato, nello stesso momento, e in più soprattutto devono essere super trasparenti. In caso di mancata osservanza ci possono essere gravissime, delle sanzioni molto pesanti, e quindi l'FMA, la società, come
l'autorità per i mercati finanziari austriaca ha chiesto conto di questo a Pirer Mobility, ma soprattutto a Pirer. Però Pirer ha anche un altro problema: non solo le 180 banche, 180, non solo i 25.000 fornitori e i creditori, non solo gli operai che sta mandando via a centinaia, e un'intera regione, o meglio tutta l'Austria, sono incazzatelli. Potrebbero costringere Stefan Pirer, ma l'hanno già detto dei politici locali, a metterci dei soldi propri, a mettere le mani in tasca, a mettere dei soldi propri, dato che Pirer sembrerebbe avere un patrimonio che va dagli 1,2 agli 1,6 miliardi. Altrimenti poi, lo sapete, insomma, qualcuno si potrebbe innervosire. Voi cosa ne dite? Sareste d'accordo a che ci metta del suo, oppure è semplicemente una operazione finanziaria grossa, sì, però sempre un'operazione finanziaria andata male? No, perché poi alla fine ci rimettono sempre i clienti, gli operai, quelli che hanno meno soldi. Insomma, mi tocca fare il Robin Hood notturno. Ciao da Mr. Helmet. Vado a dormire.